Buongiorno a tutti e benvenuti ad un nuovo video di Winocratic, un video in cui andremo ad approfondire Villa Bogdano e le sue migliori selezioni. Villa Bogdano è un'autentica gemma all'interno della zona di Lison di Pramaggiore, quindi quella zona racchiusa tra i fiumi Tagliamento e Livenza, tra Veneto e Friuli, che è evocatissima alla coltivazione di vitigni a bacca bianca come Chardonnay, Pinot Grigio, friulano naturalmente, e vitigni a bacca rossa come Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Nero e come dimenticarsi del Refosco dal Peduncolo rosso. Ecco, Villa Bogdano è un'azienda a conduzione biologica guidata dalla brillante figura di Lucio Tessari, enologo ed amministratore, e con queste premesse direi che possiamo addentrarci in una degustazione che secondo me vi farà scoprire un altro lato di una zona davvero poco conosciuta ma dal grandissimo potenziale. A voi le degustazioni. Il primo capitolo del viaggio alla scoperta di questa realtà unica è dedicato al territorio in cui è collocata. La tenuta conta 110 ettari vitati a conduzione biologica integrati da un bosco planiziale risalente al 1200, che ospita numerose specie protette e che è stato recentemente dichiarato di notevole interesse pubblico dal Ministero per i beni e le attività culturali. Le viti percorrono con le loro radici un terreno caratterizzato dalla presenza di caranto, un'argilla limoso-sabbiosa particolarmente presente nella bassa pianura veneto-friulana. Un sedimento duro e compatto depositatosi alla fine dell'ultima glaciazione del tardo Pleistocene, che dona alle uve che nascono in quest'area un tratto distintivo. Il primo vino della prova si chiama 195 ed è un assemblaggio che vede un 85% di uve Merlot, provenienti da uno dei vigneti più antichi della tenuta, piantato addirittura nel 1960, integrarsi alla restante parte di Cabernet Sauvignon. Un rosso dal colore rubino intenso e carico che lascia trasparire i primi riflessi granati e che per quanto riguarda il lato olfattivo fa bella mostra di un varietale che parla di mora e prugna delicatamente integrate da note tostate e speziate. Un vino che fa percepire la sua presenza in bocca progressivamente, con i suoi tannini carezzevoli che introducono un finale di ottima persistenza. Una magistrale introduzione alla personalità che questo territorio sa imprimere nei vini che lo rappresentano. Il secondo capitolo è dedicato al passato di Villa Bogdano, una storia che inizia nel 1500, quando i territori attualmente occupati dalla tenuta vengono assegnati alla nobile famiglia Giustinian dal provveditorato ai beni inculti della Serenissima. Negli anni successivi la maggior parte delle parcelle verrà adibita all'agricoltura e si assisterà alla costruzione di quel palazzo padronale che, dopo l'ultimo restauro del 1880, verrà chiamato con il nome attuale dell'azienda, mentre il simbolo di Diana Cacciatrice è stato ispirato dal ritrovamento durante gli scavi del 1926 di un gruppo bronzeo risalente al III secolo d.C., raffigurante la dea nell'atto di togliere una freccia dalla faretra e lanciarla con l'arco stretto nella mano sinistra. Il secondo vino in degustazione è il 185, un thai friulano in purezza, che nasce dalle uve che crescono ogni anno in un vigneto del 1943 e che matura 18 mesi tra vasche di cemento e barrique. Un bianco seducente fin dal primo sguardo, grazie al luminoso color paglierino dalle evidenti venature dorate. I profumi percepiti al naso sono davvero variopinti ed amalianti. Si spazia da note agrumate e tropicali ad aromi di salvia, menta e miele. Il palato rivela una freschezza solida ma decisamente più discreta rispetto alla straripante sapidità, che sostiene un finale decisamente lungo. Un sorso di grande struttura in cui tuttavia gli eccessi non vengono ammessi da un'ottima morbidezza. Un vino moderno che sa raccontare la grandezza del passato da cui trae origine. Il capitolo finale di questo viaggio è dedicato al patrimonio più prezioso che Villa Bogdano conserva, i suoi vigneti storici. Se quello di Merlot che dà vita al 195 risale al 1960, tra gli altri 4, popolati tutti da viti coltivate con il sistema del cassone padovano, si contano 117 piante risalenti al 1880 tuttora produttive. Un fatto che, unito alla tenace volontà di valorizzare le varietà autoctone, intese come migliori ambasciatrici e garanti dell'espressione territoriale, fa capire molto del valore e del potenziale di Villa Bogdano. L'ultima bottiglia in prova nasce da uve Refosco dal Peduncolo rosso in purezza,
Un vino che nonostante il periodo di maturazione di 12 mesi in vasca di cemento e 18 mesi tra barrique e botti di rovere, mostra ancora venature violacee nel mezzo di un profondo rosso rubino. Lo spettro olfattivo evidenzia l'alternanza fra eleganti profumi di piccoli frutti rossi e sottobosco, oltre a misurate sensazioni di pepe e noce moscata. In bocca rivela tutta la sua educata forza. Il grande corpo è infatti ben contrastato da tannini maturi e brillante sapidità, mentre la persistenza si traduce in ricordi speziati e fruttati. Il vino perfetto per chiudere questo approfondimento su un'azienda di assoluto riferimento per il suo territorio.